l'atteggiamento è quello che si deve avere davanti a un segno unico. Un segno vuol dire una realtà che rimanda a qualcos'altro. Il rischio, certamente, che è di ogni realtà che in qualche modo vuole svolgere la funzione di segno, è quella di, ovviamente, di fermare lo sguardo a se stessa. E certamente questo è il grande impegno anche della Chiesa di Torino, del custode della Sindone in particolare, che è proprio quello di mantenere nei suoi giusti limiti, nella giusta direzione, la venerazione del telo della Sindone. La storia della Sindone è una storia che ha un suo interesse straordinario se la si legge come la storia di un oggetto che nel tempo, nelle varie epoche che ha passato, nelle varie culture, nei vari contesti, ha sempre saputo portare un messaggio che è il messaggio del rapporto con la figura di Cristo, una specie di piccola mediazione provvidenziale tra gli uomini e la figura di Cristo. La Sindone è diventata forse il più complesso e comunque l'ineludibile rimando. Oggi qualsiasi iconografia, da quella più semplice a quella filmica, eccetera, se notate, non può fare a meno di avere un riferimento, di fare un riferimento alla Sindone di Torino. La Sindone si pone come indicazione, come aiuto. Parla immediatamente di Cristo, perché prima ancora di qualsiasi valutazione della sua autenticità, prima che la scienza arrivi a dire un suo sì o un suo no definitivo, già da subito chiunque la guarda può riconoscere in quell'immagine gli stessi elementi che trova raccontati nei Vangeli a riguardo di Gesù. Questo rapporto che si instaura tra chi guarda e la figura di Gesù attraverso la Sindone è già, come dire, lecito da subito, perché lì si vede qualcosa, cosa che non accade ad esempio per altre reliquie, dove guardandole non si vede nulla. Devo sapere che cosa sono per potermi rivolgere ad esse con fede, con devozione. La Sindone non ha neanche bisogno di questo, perché vedo. Il nome di Torino nel mondo è spessissimo associato a quello della Sindone. Nel mondo anglosassone è Shroud of Turin e non v'è altro. Sicuramente la Sindone connota la città, connota il territorio e lo fa da quando è giunta definitivamente a Torino nel lontano 1578, portato dai duchi di Savoia che l'avevano acquistata alcuni anni prima, nel 1453, dall'ultima discendente di una famiglia nobile francese. Da allora la Sindone è rimasta praticamente sempre qua, tranne due allontanamenti per ragioni, entrambe per ragioni belliche, una nel 1706 quando andò a Genova a causa dell'assedio che è divenuto noto per l'eroico episodio di Pietro Micca, e un altro durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale quando venne portata per sicurezza in salvo in gran segretezza nell'abbazia di Montevergine. Qui siamo nella sede del Museo della Sindone di Torino, che è un museo unico al mondo per le caratteristiche, per i reperti che conserva, come la macchina fotografica utilizzata da Secondo Pia per fotografare la Sindone la prima volta nel 1898. I suoi documenti, le lastre originali,
le cassette di conservazione della Sindone, quella con cui nel 500 la Sindone è arrivata a Torino per Chambéry, quella che è stata utilizzata fino al 1998 per custodire la Sindone, divenuta famosa per le immagini dell'incendio del 97, nella quale è portata fuori dalla chiesa, e poi una ricca serie iconografica di incisioni, stampe, pitture, dipinti a far data dal 500 fino a oggi. L'ostensione è il momento principale e più importante della presenza e del significato della Sindone. È evidente che in quanto immagine esplica il suo momento solo nel momento in cui è guardata. La si guarda perché guardandola si attraversi la materialità dell'oggetto per andare a meditare sulla realtà di ciò che questo, che la realtà di fede, che ciò che questo oggetto rappresenta. La Sindone chiama la gente ad un pellegrinaggio che è un pellegrinaggio fondamentalmente totalmente di carattere spirituale e penitenziale. Non si va per il miracolo, alla Sindone si va per questa esperienza. In genere c'è un grande evento ecclesiale. Questa occasione è motivata dall'evento del bicentenario di Don Bosco, il santo che più di tutti probabilmente ha segnato la città di Torino. E poi, in attesa di questo evento, normalmente è il vescovo di Torino, custode della Sindone, che propone l'ostensione al pontefice. A quel punto tutto parte e comincia il grande lavoro dell'ostensione. Senza i volontari l'ostensione non è neanche immaginabile, sono la prima risorsa dell'ostensione. Siamo arrivati a 4.500, noi pensavamo appunto di arrivare sui 3.500, 4 sarebbe già stato un buon risultato, siamo arrivati a 4.500 e poi a un certo punto abbiamo chiuso le iscrizioni perché altrimenti ancora adesso continuano ad arrivare. Tantissime persone l'hanno già fatta prima di questa, 2 volte, 3 volte, qualcuno anche 4, era già presente all'ostensione del 1978. C'è un percorso prestabilito proprio che serve sia per prepararsi all'incontro con la Sindone e sia anche per far svolgere tutto il percorso in maniera ordinata e senza intoppi. Le prenotazioni sono in corso, diciamo che l'ultima si era testata attorno ai 2 milioni. La prossima ostensione della Sindone inizierà il 19 aprile e terminerà il 24 giugno, quindi sono quasi 10 settimane, quindi 2 mesi e mezzo, durerà, è l'ostensione più lunga della storia. E chiunque può partecipare, può prenotare direttamente attraverso il sito internet www.sindone.org. La prenotazione è obbligatoria ma ovviamente gratuita.